Forse hai mezz'ora al giorno per il violino, forse anche meno, lavoro, famiglia, vita, lo strumento che aspetta lì, nella sua custodia, a volte per giorni. E quando finalmente riesci a suonare, ti sembra di non fare mai abbastanza. Che quella mezz'ora non conti davvero, che senza ore e ore di pratica non si vada da nessuna parte. Oppure hai più tempo, ti siedi, ripeti lo stesso passaggio 20-30 volte, convinto che prima o poi verrà. E il giorno dopo quello che pensavi di aver conquistato è quasi sparito. In entrambi i casi voglio che tu sappia una cosa: non è colpa tua. Non sei lento, non sei incapace, non è che hai meno talento degli altri, la colpa è del metodo. Il modo in cui viene insegnato lo studio del violino affonda le radici in una tradizione pedagogica secolare, una tradizione che ha prodotto artisti straordinari e che nella sua forma migliore ha sempre insistito sulla qualità dell'attenzione sopra tutto il resto. Galamian, Flash, Fischer, chiunque abbia studiato la pedagogia violinistica seria lo sa, ma quella saggezza era intuitiva, frutto di esperienza accumulata, di osservazione, di sensibilità pedagogica molto raffinata nel tempo. Non aveva ancora gli strumenti per spiegare perché funzionasse a livello biologico. Oggi quegli strumenti in realtà esistono. Le neuroscienze ci mostrano il meccanismo preciso. Cosa succede nel cervello durante ogni ripetizione? Cosa consolida una memoria motoria e cosa la cancella? Perché le pause contano quanto il suono? E perché il sonno è parte dell'allenamento? Questo canale non nasce per contraddire i grandi maestri, nasce per dare una base scientifica a quello che loro insegnavano per intuizione e per aggiungere strumenti nuovi che nessun maestro del passato poteva conoscere, semplicemente perché non esistevano ancora. Io sono Andrea e sono un violinista. Non sono un neuroscienziato, non ho un dottorato in psicologia cognitiva. Sono qualcuno che ha passato anni a studiare il violino in modo tradizionale e che a un certo punto ha iniziato a chiedersi: non è che c'è un modo più intelligente di farlo? E ho trovato la risposta in una direzione inaspettata, la ricerca scientifica sull'apprendimento motorio. Quello che ho scoperto ha cambiato completamente il mio modo di studiare e voglio condividerlo con te. Questo canale si chiama Violin Inside e parleremo di come funziona davvero il cervello quando impara a suonare il violino e di cosa fare ogni giorno per rendere il tuo studio più efficace, più rapido e molto meno frustrante. Lasciami descrivere una scena che probabilmente conosci bene. Sei in casa tua a studiare o in sala prove. Hai un passaggio difficile davanti, lo ripeti? All'inizio è duro, poi gradualmente comincia a venire. Dopo 20 minuti ti viene bene, ti senti soddisfatto, pensi: finalmente ce l'ho fatta. Il giorno dopo quel passaggio è quasi sparito dalla tua memoria. Devi ricominciare quasi da zero. Questo ciclo frustrante ha un nome preciso nelle neuroscienze. Si chiama illusione della competenza ed è il risultato diretto del metodo di studio più comune in circolazione, ovvero la pratica bloccata. Cioè ripetere la stessa cosa per lunghi blocchi di tempo consecutivi. Il problema non è la ripetizione in sé, il problema è che dopo un certo numero di ripetizioni consecutive il cervello smette di processare profondamente quello che sta facendo, inizia ad appoggiarsi a memorie temporanee, a basso costo energetico. Il movimento sembra fluido perché il sistema si è abituato nel breve termine, ma non ha costruito nulla di stabile. E quando quelle memorie temporanee svaniscono, di solito nelle ore successive o durante il sonno, il progresso svanisce. Ora ti faccio una domanda diversa. Cosa succederebbe se ti dicessi che i tuoi miglioramenti più significativi non avvengono mentre suoni, ma mentre ti fermi? E che il tuo cervello consolida le abilità motorie principalmente durante le pause e durante il sonno? Che 20 minuti strutturati nel modo giusto possono valere più di un'ora di pratica tradizionale? Questo vale se hai poco tempo e vale anche se hai tanto tempo e lo stai usando nel modo sbagliato. Queste non sono affermazioni motivazionali, attenzione, sono conclusioni misurabili di ricerche pubbliche e pubblicate su riviste scientifiche internazionali. E in questa serie di video te le mostro tutte, una per una, con le implicazioni pratiche concrete per il tuo studio quotidiano, che tu abbia 20 minuti o 2 ore a disposizione. Questo è il primo video di una serie di 8. In ogni video affrontiamo un meccanismo specifico, come funziona il cervello in quella dimensione dell'apprendimento, e lo traduciamo in qualcosa che puoi applicare domani mattina quando prendi il tuo violino. Ecco di cosa parleremo. Nel prossimo video parliamo di mielina. La mielina è la guaina che avvolge le fibre nervose del cervello e che determina la velocità e la precisione dei tuoi movimenti. Capirai perché ripetere un passaggio in modo sbagliato non è neutro, anzi è attivamente dannoso.
come usare questo meccanismo a tuo vantaggio. Poi parleremo di memoria di lavoro, perché hai sempre troppe cose in testa quando suoni e come risolvere questo problema con una tecnica precisa. Poi parleremo della differenza tra pratica bloccata e pratica interlacciata e del perché quello che sembra uno studio efficiente spesso invece è una trappola, delle pause e di cosa fa esattamente il tuo cervello nei 10-15 secondi in cui smetti di suonare. Parleremo del sonno, che non è il tempo in cui smetti di imparare, ma il momento in cui il vero apprendimento si consolida. Della pratica mentale, come migliorare tecnicamente senza mai toccare lo strumento. E perché questo non è un esercizio per pigri, ma una tecnica validata dalla neuroscienza. E infine, nell'ultimo video ti darò il protocollo completo, come strutturare una sessione di studio che siano 20 minuti o 45 minuti o 2 ore o 3 ore, non credo, per ottenere il massimo da ogni minuto che hai a disposizione. Voglio lasciarti con un concetto fondamentale prima di salutarti, uno che cambia la prospettiva su tutto. Imparare a suonare il violino non significa memorizzare dei movimenti, significa proprio riorganizzare fisicamente il cervello. Questo non è una metafora, è proprio così, è letterale. Il termine tecnico è neuroplasticità, la capacità del cervello di modificare la propria struttura in risposta all'esperienza. E nei musicisti questa trasformazione è stata misurata con tecnologie avanzate, risonanze magnetiche, funzionali, scansioni cerebrali, elettroencefalogrammi. Chi suona il violino professionalmente mostra dei cambiamenti strutturali visibili nel cervello. L'area della corteccia motoria, dedicata alle dita e alle braccia, è fisicamente più grande. Un tratto neurale chiamato fascicolo arcuato, che collega le aree uditive con quelle motorie, è molto più robusto, è più veloce, è più efficiente. Ma questi cambiamenti non avvengono per magia, avvengono in risposta a come si pratica e possono essere accelerati o rallentati, persino deviati nella direzione sbagliata, purtroppo, a seconda delle scelte che fai durante lo studio. Un gruppo di ricercatori ha scritto qualcosa che mi ha colpito profondamente. Hanno detto che i musicisti, in virtù della loro esposizione intensiva a richieste sensomotorie, offrono un modello umano eccellente per lo studio della neuroplasticità. In altre parole, ogni volta che studi, stai conducendo uno studio sul tuo cervello. Ora, la domanda è: stai conducendo quello studio, quello esperimento nel modo giusto o no? Nel prossimo video parliamo di mielina. È la base biologica di tutto quello che segue. E quando capirai come funziona, non riuscirai più a studiare nel modo in cui studiavi prima. Se questo primo video ti ha detto qualcosa, se hai riconosciuto quella sensazione di progresso che sparisce, se ti sei sentito in colpa per non avere abbastanza tempo, oppure se ti sei chiesto almeno una volta perché studi tanto senza avere risultati concreti, allora questa serie è per te. Che suoni mezz'ora al giorno o 3 ore, che tu sia agli inizi o che studi da anni, il cervello funziona allo stesso modo per tutti. E il metodo funziona altrettanto per tutti. Iscriviti al canale, il prossimo video arriva presto. E se hai una domanda o un dubbio o vuoi raccontarmi la tua esperienza con lo studio, scrivila nei commenti. A presto!